Azzurra come il cielo, bella come il sole, viaggiamo open air con Cristiano Luzzago e la sua Singer Le Mans Special Speed. Amici appassionati di automobili da collezione ed epoca, oggi ci troviamo per parlare di una marca automobilistica inglese. È la Singer. È un marchio che per noi italiani è poco noto, eppure nel periodo fra la prima e la seconda guerra mondiale fu di grande rilevanza nella produzione motoristica inglese. Infatti era il terzo gruppo industriale dopo l'Austin e la Morris. Ma il gruppo Singer in realtà parte molto prima, perché già nel 1875 George Singer, che fu il fondatore del marchio, avviò una produzione di biciclette che poi ebbe un'evoluzione in tricicli e anche in bicicli a motore. In seguito, nel 1901, questa produzione sfociò anche con la costruzione di motociclette dallo stile più convenzionale e nel 1905 fu fondata la vera e propria Singer Motor Company, che si dedicò alla produzione di automobili. La sede della Singer era a Coventry, patria dell'industria motoristica inglese, dove tutt'oggi risiedono molte delle case che producono veicoli. Grazie a questo la Singer, agli albori della propria produzione, poté usufruire dell'aiuto di progettisti, ingegneri e anche collaborazioni automobilistiche con altre case. In seguito, durante la produzione dei primi decenni, si rese sempre più autonoma, producendo tutte le motorizzazioni delle vetture in proprio, sia a livello progettuale che di reale costruzione. Il modello che presentiamo oggi è una macchina del 1936, quindi un modello già molto evoluto rispetto alle prime produzioni, e in particolar modo è una Singer 9, che fu una vettura popolare di grande successo e con la quale la Singer ebbe dei notevoli risultati di vendita. Questo modello in particolare è un modello sportivo, perché una delle caratteristiche che la Singer ebbe nei primi anni di produzione, come molte altre case automobilistiche inglesi, fu quello di cimentarsi nelle competizioni sportive per dare un risalto alla robustezza e all'affidabilità delle proprie vetture. Le gare più in voga al tempo erano quelle di endurance e di trial. Quelle di trial soprattutto erano gare molto impegnative, perché le vetture erano costrette a superare degli ostacoli anche su terreni molto accidentati e fare anche proprio delle scalate di colline che le mettevano a dura prova. Questo modello, che è la Le Mans Special Speed, è un'evoluzione del modello Le Mans, con quindi più cavalli rispetto alla Le Mans, che era la macchina che era stata utilizzata per partecipare alla 24 ore di Le Mans, che era una gara fuori dal territorio inglese, ma alla quale nessuna casa automobilistica poteva sottrarsi. La Singer a Le Mans ebbe occasione di correre con due modelli con carrozzeria praticamente identica. Questa, che era la 9 di 972 cm3 e la 1,5 litri, che naturalmente era una vettura più performante. Però entrambe sono vetture che servirono moltissimo alla casa automobilistica per dare un impulso anche alle vendite delle vetture di serie. Questo piccolo motore, come abbiamo detto, da 972 cm3, è tuttavia molto performante, perché già ha un motore con albero a camme in testa, che ben poche auto all'epoca potevano avere. Oltretutto è anche fornita di un impianto a freni idraulico, quindi che dava maggiore affidabilità rispetto a tante vetture dell'epoca che ancora avevano l'impianto a tiranti o a bacchette, ed è con una dimensione tale da poterla rendere molto maneggevole e fruibile sia nelle competizioni, come abbiamo detto, di trial, che nelle competizioni tipo Le Mans di endurance. L'assetto di guida della Singer Le Mans
è molto confortevole e sportivo. Anche la plancia del cruscotto è molto bella, ben disegnata, e ci sono tanti strumenti, molti di più rispetto a quelli che c'erano sulle vetture del tempo. Infatti abbiamo termometro acqua, pressione olio, termometro olio, amperometro, contagiri, contachilometri, orologio, parzializzatore, quindi una dotazione molto abbondante per una vettura di questi anni. La Singer Le Mans ha proprio lo stile caratteristico delle vetture sportive inglesi, però ci sono alcuni particolari che fanno capire che era una vettura dedicata principalmente per le competizioni e per le gare di trial. Lo si capisce dal passo corto, da determinati particolari tipo la griglia del radiatore protetta da una rete, i fanali protetti anche questi da delle reti parasassi, il parabrezza che era reclinabile per poter aumentare la velocità nelle competizioni dove doveva esprimerla al meglio, e soprattutto il serbatoio maggiorato e la doppia ruota di scorta che consentiva in qualunque momento di poter sostituire anche più di un pneumatico in caso i percorsi accidentati lo rendessero necessario. Come abbiamo brevemente accennato, il motore della Singer Le Mans ha la caratteristica di essere un motore con albero a cama e valvole in testa, e questo lo rendeva molto performante nonostante la bassa cilindrata. Era anche alimentato da 2 carburatori SU e da pompa di alimentazione elettrica. Quello che era ancora un po' arcaico nel sistema era il raffreddamento, che era a sifone senza pompa dell'acqua, e quindi il passaggio dell'acqua avveniva proprio determinato dal caldo e il freddo nell'ambito del radiatore e del motore. Interessante anche questa sistemazione degli attrezzi e anche questa bacchetta che serviva per misurare il livello del carburante, perché nonostante la dotazione di questa vettura a livello di strumentazione sia molto completa, manca proprio lo strumento del livello del carburante.